Marotta di nuovo alla Juventus, via dall'Inter, in anticipo per tornare in bianconero insieme a Del Piero e magari tra poco anche Antonio Conte. Non è una notizia ufficiale, ovviamente non lo è ancora, è una voce che gira già da qualche giorno, che è stata rilanciata proprio mentre in casa Juventus sta impazzando questa bufera per il caso stipendi, il caso plusvalenze e non solo, e nelle scorse ore questa voce ha trovato ampio spazio su vari quotidiani, in particolar modo sul Corriere dello Sport, che ha deciso di dedicarle una prima pagina intera, un titolone e poi anche un approfondimento a firma del direttore Ivan Zazzaroni. Molti di voi dunque mi hanno chiesto di parlarne anche nei commenti alla nostra chiacchierata con Michele Borrelli che abbiamo pubblicato sui nostri canali nelle scorse ore. Molti di voi erano curiosi anche di sapere un po' la mia opinione su questo tema e allora eccoci qua. Amiche e amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito un mi piace e se non l'avete ancora fatto, subito iscrivetevi al nostro canale con il click sul tasto iscriviti, così potete recuperare tutti i nostri approfondimenti che pubblichiamo ogni giorno, di quelli di cui vi ho parlato anche dei giorni scorsi e quelli che stiamo preparando nelle prossime ore. Voglio fare insieme a voi delle riflessioni, mi toglierò anche qualche sassolino dalla scarpa, diciamo così, in questo episodio in cui parliamo di Marotta e direi di andare con ordine partendo quindi dalla notizia, così facciamo un bel punto della situazione. Dicevo, una notizia che gira già da qualche giorno. Nelle scorse ore, soprattutto il Corriere dello Sport, possiamo dire che ha dato una bella accelerata a questa voce con questo articolo di cui vi condivido uno screenshot per chi ci segue da YouTube dalla prima pagina del quotidiano dove si parla di carta Marotta. Elkan impone il repulisti alla Juventus, salgono le quotazioni dell'amministratore delegato dell'Inter. Solo Allegri è blindato, si riparla di Del Piero e di un direttore sportivo di nome. Questa l'apertura in prima pagina. All'interno del quotidiano vi leggo gli estratti principali di questo articolo, come detto, firmato dal direttore Ivan Zazzaroni, che attacca così. Beppe Marotta, Alex Del Piero e un direttore dell'area tecnica scelto dall'attuale amministratore delegato dell'Inter. E poi, più avanti, Allegri permettendo, Antonio Conte, che secondo gli intimi dell'allenatore del Tottenham non vede l'ora di tornare a casa. Non sono idee sensazionali, non brillano certo per originalità, ma alla Juve che vuole e deve uscire anche sportivamente dalla tormenta è finito il tempo degli azzardi. Quindi sostanzialmente si vuole andare sul sicuro, scrive il Corriere dello Sport, che poi parla appunto di questa rivoluzione che c'è stata all'interno della Juventus e si va a parlare poi delle singole figure menzionate appunto in apertura. A noi ci interessa soprattutto il passaggio su Beppe Marotta, dove viene detto Beppe Marotta, di nuovo Zazzaroni che scrive: 66 anni a marzo 2023, 8 scudetti nelle ultime 12 stagioni, è lusingato da tanta ritrovata e diffusa popolarità. All'Inter sta bene, dicono. Attenzione adesso. Ma chi lo frequenta lo descrive sfinito dalle troppe salite alle quali l'ha costretto la proprietà. Le difficoltà finanziarie del gruppo Suning sono note a quasi tutti, in particolare a chi, come lo stesso Marotta e il DS Ausilio, da troppo tempo è condannato a fare le nozze coi fichi secchi per garantire la competitività della squadra. Quindi troppi problemi del gruppo Suning, Marotta sfinito perché deve fare le nozze coi fichi secchi per allestire la squadra e per fare il suo lavoro. Questa è dunque la notizia del Corriere dello Sport firmata da Ivan Zazzaroni. Per dovere di cronaca vi informo subito che lato Inter e lato Marotta sono immediatamente arrivate delle secche smentite, sia direttamente che indirettamente a questa notizia. Ovvio che sopra queste smentite non possiamo costruirci un castello di certezze perché è inevitabile che arrivino delle smentite sia dal club che da Marotta stesso. Quindi le registriamo ma sappiamo appunto qual è il peso che va dato a queste smentite solitamente. Però veniamo a noi. Io leggendo questo articolo, con tutto il rispetto ovviamente per gli altri giornalisti e per i quotidiani, eccetera, eccetera, però mi è venuto un po' da sorridere e lo ammetto, un po' per quello che è stato scritto nell'articolo, un po' anche per le tempistiche di queste notizie. Vi dico proprio la verità.
Siamo chiari, ecco, non escludo al 100% che Marotta non possa tornare alla Juventus. Non posso dire oggi al 100% Marotta non tornerà alla Juventus. È verissimo che Marotta ha un contratto in vigore con l'Inter fino al 2025, ha 66 anni, come veniva sottolineato anche nell'articolo, e aveva già fatto capire anche pochi mesi fa, tra l'altro rinnovo freschissimo, con questo contratto con l'Inter firmato pochi mesi fa, però aveva fatto capire appunto che dopo l'Inter avrebbe voluto un ruolo più politico, possiamo dire, quindi fuori dalle logiche dei club. Però sappiamo bene, ecco, gli scenari cambiano in fretta e provo a mettermi anche nei panni di Marotta. Con la rivoluzione totale che c'è stata e che è in corso ancora alla Juventus, un'offerta che potrebbe dargli il controllo totale o quasi della Juve, la prospettiva di tornare dopo essere stato cacciato, e da lì sono nati tanti problemi in casa Juventus. Molti tifosi, molti dicono che comunque i problemi della Juve siano nati proprio dopo l'addio di Marotta. Ecco, poter tornare lì con questa prospettiva un po' da salvatore della società, non dico che potrebbero essere sufficienti per convincerlo a tornare alla Juventus, però potrebbero sicuramente tentarlo. Quindi non escludo che ci possano essere degli elementi che potrebbero tentare Marotta verso un possibile ritorno. Allo stesso tempo, però, oltre alle smentite di rito che sono arrivate, mi lascia perplesso il discorso soprattutto sulle motivazioni che lo spingerebbero all'addio. Cioè, Marotta è sfinito dalle troppe salite con l'Inter e con Suning, viene scritto in questo articolo, e va alla Juve. Alla Juve dove la situazione possiamo minimizzare quanto vogliamo. Vedo che si sta minimizzando ogni cosa. Dobbiamo essere garantisti ovviamente al massimo, ma non mi sembra una situazione così rosea se la paragono a quella dell'Inter. Cioè, mettiamo caso che non ci sia nessuna irregolarità in tutto quello che sta uscendo dalle varie indagini e intercettazioni. Mettiamo che non ci sarà alcuna sanzione e che viene fuori quindi che non c'è stato niente da sanzionare, niente di illecito che merita appunto una sanzione. In ogni caso mi sembra abbastanza evidente che la Juventus, per potersi permettere gli standard di mercato e di risultati ottenuti nelle ultime stagioni, ha fatto in questi anni, e ottenendo tra l'altro meno vittorie dell'Inter, hanno dovuto fare comunque in casa Juventus delle operazioni molto ai limiti, e che in ogni caso, anche se non sanzionate, hanno fatto scattare delle indagini molto approfondite, hanno acceso dei casi piuttosto importanti, e in più adesso dovranno comunque razionalizzare i costi e rinnovare molto anche loro, inevitabilmente, alla luce di tutto quello che è esploso. Dunque, se da noi tutto è in salita, come viene detto, non mi sembra che di là sia tutto in discesa. Anzi, aggiungo anche un'altra considerazione. L'Inter, passo dopo passo, con un lavoro difficile ma costante, è riuscita negli ultimissimi anni a ridurre questo gap che si era creato con la Juventus in termini di fatturato. È vero che nell'ultimo bilancio pubblicato dall'Inter, che abbiamo commentato nel club di Passione Inter e non solo, incidono molto sul fatturato dell'Inter le plusvalenze ottenute grazie alle cessioni di Lukaku e Hakimi, ma al di là di quello l'Inter si è avvicinata molto alla Juventus per fatturato, ha delle prospettive ancora di crescita nei prossimi mesi, e le inseguitrici al momento comunque sono ancora più o meno distanti. In un contesto simile, quindi nel campionato italiano, l'Inter ha il secondo monte ingaggi in questo momento più alto del torneo. Ciò significa che in Italia sei sempre competitivo, perché con il secondo monte ingaggi, avvicinando la Juventus per fatturato, ogni anno parti per lottare per ogni obiettivo in Italia. Poi sappiamo bene che in Europa è tutto un altro discorso ovviamente, ma in Italia di base Inter e Juventus partono davanti. Poi sappiamo bene anche qui che dipende molto, bisogna vedere anche come si spende, e lì ovviamente si può e si deve ottimizzare, ma oggi l'Inter, anche con i tagli ipotizzati per ottenere la sostenibilità che non è più rimandabile, è necessaria per tutti, non solo per l'Inter comunque sta spendendo tanto. L'Inter ha un fatturato che comunque permette di spendere e di essere sempre competitivi in Italia anche all'interno dei parametri della sostenibilità. Questo va detto, e vanno date quindi anche le giuste responsabilità poi a chi costruisce la squadra con quei soldi. Senza contare poi, e qui vado veramente in chiusura, che a questo punto Zazzaroni, secondo me, un po' si autosmentisce o comunque si contraddice, perché lo stesso Zazzaroni che mi preannunciava la cessione dell'Inter a fine 2020
inizio 2021. Oggi mi dice che il problema di Marotta è legato alle difficoltà con Suning e alla proprietà dell'Inter, e allora se davvero l'Inter sta per essere ceduta, le difficoltà che preoccupano Marotta dovrebbero presto sparire. Delle due l'una, questo non mi torna. A parte questo, però, io ripeto, non posso escludere che il ritorno di Marotta alla Juve, non si può escludere, perché il 2023 sarà un anno decisivo per l'Inter, come abbiamo detto nella chiacchierata con Michele Borrelli, che vi invito a recuperare nel link che trovate in descrizione. Ci sono degli elementi che potrebbero tentare Marotta verso la Juventus. Mi lascia perplesso però il tempismo di questa notizia e le motivazioni che vengono utilizzate per rilanciarla. Sarà un caso, però sappiamo bene quanto comunque conti la Juventus mediaticamente, quanto vende parlare di Juventus. Ho visto giornalisti dire che, vista l'importanza della Juventus, sostanzialmente non andrebbe sanzionata perché è troppo importante per essere sanzionata, roba da mettersi le mani nei capelli, però ecco, questo è il sentore che si respira in Italia. Ecco, e oggi i tifosi juventini che si sentono attaccati da tutte le parti, accerchiati, eccetera, magari c'è chi strizza l'occhio nei loro confronti anche tirando fuori queste notizie che magari si basano su voci, indiscrezioni e non molto di concreto. Mentre dall'altro lato sappiamo bene che non ci si fa alcun problema a sparare a zero sull'Inter, a far passare la narrazione che se la Juve ha problemi, l'Inter sta messa ancora peggio. È il modus operandi tipico, lo vediamo in atto da tempo, lo conosciamo bene, quindi non facciamoci ingannare però, perché tra l'altro anche altre notizie che stanno circolando in queste ore vengono riportate sempre per essere strumentalizzate e cavalcate in un certo modo, ed io personalmente non ci sto. Di queste altre notizie e molto altro parleremo nella diretta delle 19:30, ne parliamo anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, dove vi aspetto. Vi lascio, come dicevo in chiusura, in descrizione per chi ci ascolta in podcast, il link per riascoltare la nostra chiacchierata con Michele Borrelli. Per chi ci segue da YouTube invece potete recuperarla cliccando qui.